Bella a tutti raga, qua è il principe che vi parla e oggi siamo su Rise of Kingdom e mi raccomando, se volete altri contenuti su Rise of Kingdom seguite questo canale e attivate la campanella per i nuovi contenuti. Oggi andremo a parlare dei top 5 errori che fanno tutti i giocatori nuovi di Rise of Kingdom, ovviamente. Parlo sempre da free to play. Uno dei primissimo errore che viene fatto all'inizio è quello di sprecare le gemme. Le gemme, come vedete, sono importantissime, servono per fare tantissime cose. La cosa più importante che dovrete fare all'inizio del gioco è quella di investire nel VIP. Di investire nel VIP perché il VIP che dovete puntare è il VIP, ovviamente all'inizio avrete il VIP 6 che vi darà la seconda coda per gli edifici. Andando più avanti il vostro obiettivo sarà assolutamente il VIP 10 che vi dà una scrittura del comandante leggendaria ogni giorno, una scultura universale ogni giorno, quindi sarà questa l'assoluta vostra priorità all'inizio. Molti vedo che sperperano le gemme nel castello, per esempio, oppure nella torre della torre. Questo ragazzi mi raccomando non fatelo assolutamente. La vostra assoluto, ripeto, prerogativa all'inizio per la spesa di gemme sarà assolutamente il VIP e fatelo soprattutto quando c'è l'evento More Than Gems. La seconda cosa che vi volevo, il secondo errore che di solito i nuovi giocatori fanno è quello di sprecare le teste d'oro. Le teste d'oro, per chi non lo sapesse, sono queste qui, che sono teste universali che possono essere usate su tutti i comandanti leggendari. L'errore che vedo fare molto spesso è quello di sprecarle su comandanti che possono essere sbloccati attraverso le gold key, quindi direttamente dalla taverna, con queste qua. Possono essere sbloccati sempre, comunque, quindi in ogni caso non ha mai senso sprecare teste d'oro per questo tipo di comandanti. Ha senso solamente per ESG, che qua è un discorso a parte. Per ESG ha senso andare ad investire teste d'oro. Per tutti gli altri, ma dico tutti gli altri comandanti, ovviamente nella prima fase di gioco, quindi da KVK2 fino a KVK2, KVK1 fino a KVK2 non ha senso buttare delle teste d'oro perché sono buttate soprattutto su Carlo Martello. Poi magari se lo volete farò un video a parte. Terzo errore che vedo molto spesso è quello di smantellare l'equipaggiamento. L'equipaggiamento è quello che vedete qua a destra di Minamoto e ce l'hanno ovviamente tutti i vari comandanti. L'errore più grande è quello di smantellarlo direttamente dal fabbro. Vedete che per esempio, perché è un errore? Perché per esempio se io voglio forgiare per esempio l'elmo d'oro, vedete che ho bisogno di 40 di pietra leggendaria, 10 di altri pezzi e 10. Se io lo smantello, se io lo vado a smantellare, guardate quanto mi dà, la metà. La metà, e sappiamo tutti che in Rise of Kingdom questo tipo di materiali non si trova tutti i giorni, non si trova mai, mai. Quindi assolutamente prestate l'assoluta attenzione all'equipaggiamento da fare. Magari poi su questo farò anche un video a parte per capire qual è il migliore equipaggiamento. Magari fatemelo sapere nei commenti se devo portare un video sull'equipaggiamento per ogni tipo di truppa, però assolutamente mai smantellare nessun tipo di equipaggiamento. Non fatelo perché andrete a perdere tanto materiale che vi sarà sicuramente utilissimo andando avanti. Seconda cosa, scusatemi,
terza ormai, siamo arrivati, no, alla quarta, siamo arrivati al quarto errore. È quello che io vedo molto spesso in KVK, soprattutto da free to play, e è quello di regalare le kill. Ragazzi, in KVK non dovete assolutamente regalare le kill all'avversario. Non dovete farlo, per non farlo dovete assolutamente prestare attenzione a tutti gli ordini che vengono dati, a tutti i segnalini che vengono messi dai vari ufficiali e stare assolutamente nella palla. Si formerà una palla al centro che è segnalata e voi dovrete stare nella palla. Poi quando ci sarà il KVK ve lo riuscirò a far vedere meglio come combattere per non sprecare truppe. Perché vi dico non sprecare truppe? Intanto vedete martello, ne ho 21 addirittura ancora. E perché vi dico di non sprecare truppe? Perché curare le truppe è molto 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 dispendioso, quindi per un free to play non te lo puoi più permettere. Non ti puoi permettere di sprecare così tante risorse col rischio di dopo 1 o 2 giorni di combattimenti rimanere a secco di risorse, quindi risultare totalmente inutile per il KVK. Poi arriviamo al quinto errore che vedo spesso e purtroppo ho fatto anch'io, purtroppo, è quello di usare gli acceleratori di cura per curare le truppe. In questo momento non ho nessuna truppa attiva, però vedete che ci sono dei vari acceleratori. Non dovrete mai usare l'acceleratore di guarigione, soprattutto se non siete in KVK. In KVK ovviamente sarà assolutamente necessario utilizzarlo, però al di fuori dal KVK non dovrete mai toccare gli acceleratori di guarigione, né tantomeno gli acceleratori universali, quindi quelli sotto. Non dovrete mai farlo, perché in KVK ci sarà bisogno di tutti questi acceleratori. In questo caso sono anche pochi, molto pochi, e se non di più, quindi assolutamente teneteli, perché anche in questo caso rischiate di rimanere a secco dopo 1 o 2 giorni di combattimenti e risultate completamente inutili per il vostro regno. E ultima cosa che voglio aggiungere, questa qua è una bonus tip, è quella di assolutamente non utilizzare, anche in questo caso, i vostri AP di recupero energia, di non utilizzare queste boccettine qua al di fuori della preparazione. Come vedete adesso siamo nella seconda fase di preparazione. Nella prima fase di preparazione al KVK c'è stato l'uccisione dei predoni. Lì dovrete usare la maggior parte di queste bocce, perché darà tanti materiali, tante risorse, darà tantissime cose, quindi è necessario che voi li usiate lì e non durante l'off season, quindi quando non siete in pre-KVK, quindi è importantissimo. Se seguite questi piccoli accorgimenti, queste piccole regole, sono sicuro che riuscirete a creare un account free to play, perché queste cose sono solamente piccoli trucchi per costruire un account da free to player. Usando questi trucchi sono sicuro che riuscirete a fare un buon account e combattere ottimamente in KVK. Detto questo, ci vediamo ai prossimi video. Da qui è sempre il principe. Mi raccomando, vi ricordo sempre di iscrivervi, attivare la campanella e magari commentare qui sotto con qualche idea o qualcosa che volete che porti sul canale, e ci vediamo alla prossima.